La domanda che più spesso mi viene fatta è: ma i colori ad olio diluibili in acqua Norma Blu possono davvero essere utilizzati come acquerelli? La mia risposta è: non lo so, proviamoli insieme. Le tante domande sono nate nel precedente video tutorial, dove parlavo di questi nuovissimi colori ad olio idrosolubili Norma Blu. E allora, probabilmente volendo spingere un po' sull'acceleratore, mi avete chiesto in tanti, ma è anche una curiosità mia, se questi colori potessero andare bene anche sotto forma di acquerelli. E allora approfondiamo l'argomento. La prima prova che andrò a fare, ne farò una serie, ma la primissima è la classica, il pennello bagnato su carta asciutta. E al momento il primo risultato è: wow, sembra di lavorare con un acquerello, pur avendo un olio, anche se idrosolubile, utilizzato con tutta questa percentuale d'acqua, quindi in maniera molto trasparente. Vedo che reagisce senza fare nessun tipo di errore. L'olio non blocca l'acqua, non si formano grumi, al momento tutto perfetto. E adesso invece vediamo che cosa succede asciutto su bagnato. Prenderò il colore direttamente dal tubetto per andarlo a posizionare sulla carta precedentemente annacquata. Eh sì, anche in questo caso il colore si spande come un normalissimo acquerello, quindi veramente mi sto chiedendo che cosa ho nelle mani, un colore che, se diluito con il proprio medium o con anche altri prodotti che utilizzo solitamente per la pittura d'olio, mi dà un effetto brillante, corposo, tipico dell'olio. Se invece lo annacquo tantissimo, allora in questo caso lo posso utilizzare come un acquerello. È fantastico, è un prodotto molto versatile. Via, andiamo avanti con le sperimentazioni che ci sto prendendo gusto. Adesso vediamo bagnato su bagnato, quindi una bella pennellata carica di acqua e colore sopra la carta precedentemente annacquata. E come puoi notare si comporta proprio come se fosse un acquerello. Te lo mostro anche in maniera un po' più creativa su una prova che ho fatto su un dipinto veloce, dove volevo uscire un attimo dalla fase puramente tecnica del test. Anche in questo caso ho prima bagnato la zona che mi interessava andare a coprire, per poi andare a caricare il pennello di acqua e colore e rilasciare. Come noterai, l'acqua sta scorrendo molto velocemente perché per registrare questo video tutorial la tavola sulla quale lavoro l'ho piazzata in maniera quasi verticale. Solitamente quando lavoro preferisco invece un'inclinazione minore, perché così il flusso dell'acqua è molto più lento e più controllabile. E anche il test dello spray brillantemente superato. Ora vedrai che nella seconda colonna orizzontale velocizzerò il video, semplicemente perché ho utilizzato, a differenza di quella superiore, un colore non trasparente, quindi un colore considerato più coprente. L'unica differenza rispetto al colore di prima, che vale la pena segnalare, è che quando lo misceli appare un po' più lattiginoso, però quando lo vai a stendere su carta il colore rimane comunque brillante e, a seconda di quanta acqua inserisci, anche trasparente. Vado veloce perché, come stai vedendo, si sta comportando proprio nella stessa identica maniera di come hai già visto. E nelle varie sperimentazioni ho pensato anche che potesse interessarti vedere l'effetto che si ottiene sopra la matita. E così forse puoi apprezzare ulteriormente la trasparenza di questi colori, pur utilizzando in questo momento un tubetto dalla coprenza massima, nel senso che, come ti dicevo, non è un colore trasparente, è considerato un colore opaco, un colore coprente, ma basta annacquarlo leggermente di più e, come puoi vedere, la grafite sotto appare.
Se dovesse servire, potresti anche intervenire con un fazzolettino di carta e togliere del colore in eccesso, anche se devo dire che rispetto all'acquerello questo colore pigmenta subito la carta. Con l'acquerello mi verrebbe da dire che potrei toglierlo in maniera più efficace, ma su questo punto attendo pareri di esperti acquarellisti, perché io non lo sono. Se non fare la modesta. Ma guarda come ho lasciato quel povero pennello. Tornando a noi, per quanto riguarda l'asciugatura, asciugano molto velocemente. Dalla prima colonna è passata all'incirca un'ora e come puoi vedere sono asciutti al tatto e soprattutto non lasciano nemmeno nessun tipo di pigmento sul dito, cosa che invece mi sarei aspettata. E adesso è arrivato il momento di vedere anche le velature. Asciugo un po' il mio povero pennello e anzi ne approfitto per andare a cambiare l'acqua. E attenzione alla pulizia dell'acqua, perché alla fine questi colori hanno un fondo oleoso e come puoi vedere sporca molto, in questo caso il piattino, l'acqua, gli strumenti sono più aggressivi e quindi bisogna fare attenzione alla strumentazione, alla pulizia dell'acqua e si fa un po' fatica, devo dire la verità, e si possono generare situazioni un po' spiacevoli di questo tipo. Come puoi vedere nelle setole del pennello è rimasto intrappolato del pigmento del precedente blu che ho utilizzato per lo sfondo e nonostante io lo abbia sciacquato bene bene, il pigmento è andato ad inserirsi e nello strato che stai vedendo successivo mi si va a intrappolare questa sorta di sporcatura. Devo fare troppa attenzione alla pulizia e tra un passaggio e l'altro e lo trovo un po' noioso, che poi nel contesto di ciò che sto dipingendo mi potrebbe anche stare bene una sporcatura, ma il fatto che io non l'abbia scelta non mi piace e quindi su questo aspetto, sulla pulizia, sulla gestione dei colori, sull'aspetto dei vari passaggi tra loro, mi lasciano molto molto perplessa. Andando avanti con le velature vediamo questo bel giallo sopra il blu e la stesura è ottima, trasparente, anche se sul tubetto è contrassegnato come colore semitrasparente. Anche il magenta, come il giallo, è un colore contrassegnato semitrasparente. Puoi vedere l'effetto lattiginoso sul piattino. Poi però quando vai a stendere la pennellata il pigmento è come se si riprendesse. E così si comporta da asciutto su asciutto. Ho preso delle pennellate di colore direttamente dal tubetto e rilascio sulla carta asciutta delle pennellate. A onor del vero il pennello leggermente inumidito era, perché altrimenti non sarei riuscita a rilasciare tutte queste righe in gran quantità. Inumidito veramente poco. Come puoi vedere appare questa bellissima texture data dal supporto. E qui di seguito la dimostrazione dell'asciutto su asciutto con un pennello più fine. E devo dire che da completamente asciutto assume un po' il luccichio tipico dell'olio. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo dettaglio che potrebbe creare qualche problema estetico su un acquerello. Non potevo farmi mancare anche l'esperimento con un'eventuale mascheratura. Ho preso la mia maschera liquida che non uso da tempo, infatti è abbastanza solida, ma per quello che ti devo mostrare va benissimo. Quindi ho steso un po' di maschera liquida su carta per simulare quello che mi potrebbe servire per esempio per un riflesso, un luccichio sul mare. Come puoi vedere sto prendendo un'abbondante e generosa pennellata di acqua con colore e su carta asciutta vado a creare questa zona che potrebbe ricordare appunto uno specchio d'acqua. È incredibile come questo colore, pur essendo ad olio, allungato con acqua scorra in maniera così fluida, cristallina, limpida. Come puoi vedere non ci sono residui né grumi. Ovvio che prima di stendere il colore su carta vado a spezzare, tra virgolette, vado a miscelare bene bene il colore prima sul piattino con l'acqua, perché inizialmente è leggermente oleoso, cioè si percepisce che non è come posso dire, fluido come un acquerello, però nel momento in cui aggiungo l'acqua e comincio a roteare il pennello, ecco che prende la sua consistenza che ricorda tantissimo quella dell'acquerello. Qua adesso vedrai il video velocizzato dell'asciugatura. Forse si è creato alla base di questo quadrato un effetto
brutto difetto, probabilmente per una mia pecca di pennellata, dato che non sono un'esperta acquarellista, o possibile che l'acqua sia scesa più velocemente rispetto al pigmento, o che il pigmento si sia aggrappato in maniera tenace alla carta prima che l'acqua riuscisse a distribuirlo? D'altronde, per registrare questo video tutorial, per comodità sto tenendo la tavola sulla quale lavoro abbastanza in verticale. Una volta che il colore è perfettamente asciutto, vado a togliere la mascheratura con la gomma. Per fare questa operazione ho aspettato il giorno successivo. Questo perché a volte anche con l'acquerello mi capita di avere troppo fretta di togliere questa maschera, a volte mi è capitato di rovinare leggermente lo strato superiore, la superficie della carta, quindi evito e con prudenza verifico che il colore sia veramente asciutto. Ed eccolo qua in azione, sempre su un acquerello realizzato con i Norma Blu. Il giorno successivo ho rimosso la mascheratura senza nessun tipo di problema. Ta-da! Bonus finale. Ma si possono utilizzare questi Norma Blu insieme agli acquarelli? La risposta è certo che sì, l'ho fatto e ha funzionato. Perché il sospetto era del tutto legittimo. Ok, questi sono colori ad olio, sì diluibili in acqua, però magari poco miscelabili con gli acquerelli, tra virgolette, veri. E come puoi vedere, tutto perfetto, integrazione ottima. Bene, siamo in chiusura. Realizzando questo video tutorial ho imparato un sacco di cose. Spero di averti trasferito qualche conoscenza in più e grazie a tutti quelli che me ne hanno fatto richiesta. Riassumendo e ricapitolando, mi sono fatta un'ulteriore idea ancora più precisa rispetto a questi Norma Blu. Sono fantastici, l'unico aspetto che mi frenerebbe dall'utilizzarli come acquerelli è proprio questa difficoltà nella pulizia degli strumenti e questa difficoltà di tenere sempre pulita l'acqua. Li riutilizzerò come acquerelli? Forse, però li preferisco come colori ad olio. Spero di aver risposto a tutti i tuoi dubbi su questi colori acquarellabili. Fammi sapere la tua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!